No! Dopo i salti non Urton Urton Park Park non è Castelletto del Urton Branduzzo. Park sta Mi stavi a Boghetta? No, sta a controllare. Mi stavi a Boghetta? Controllavo. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, seconda gara del MasterGP, seconda tappa, sempre qui a Castelletto di Branduzzo. Abbiamo un pizzichino in meno di ansia rispetto all'ultima volta e anche un pizzichino in meno di paura. Questo perché ormai conosciamo la pista, conosciamo più o meno le moto, ma ci servirà sempre quei turnetti per riprenderci la mano. E so anche come si strutturerà la giornata. Invece la torta non sapevi niente, stavi nel completo panico, non sapevi manco con chi giravi, il passo degli altri. Però noi ci siamo impegnati tantissimo, grazie a Andrea di Tutti Pazzi per la Pista. Abbiamo tolto dei secondi. Poi il piede, perché è fattore da non sottovalutare. Certo, non sta ancora al 100%, però sicuramente meglio rispetto alla scorsa volta. Sono andato in pista più volte e comincia a farsi sentire dopo il settimo, ottavo giro, che dovrebbe permetterci quest'oggi di girare con tranquillità anche durante la gara. Ora non sappiamo sentita Freccia Verde, altrimenti mi copia la strategia. Abbiamo 2 turni di prove, abbiamo 2 turni di qualifiche e poi la gara oggi pomeriggio. I turni di prove liberi me li faccio veramente a passeggio, la utilizzo più che altro per sistemare la moto, per settarla come mi piace, e darò tutto nella qualifica, devo decidere, qualifica 1 o qualifica 2, per poi partire bene in gara oggi pomeriggio. Ma tanto io già so da adesso che entro e il cervello mi dice dai su, forza, spingi, va che tocca migliorare da subito, perché devi fare, perché ti viene da fare. No, ci dobbiamo forzare a stare calmi, mantenere la calma e risparmiarci, se no alla gara ci arriviamo col cucchiaino ci reggono e non ce la facciamo più, non ce lo possiamo permettere. Che vuoi, giura? È tentativo di corruzione. No, Potresti girare qualche secondo più lento. non corrompi niente. Potresti C'hai già girato qua. C'hai già girato e sei allenato. Non Io è sono vero. andato a fare, sali scendi di Urton Park, Valle Lunga. Ma quello è andato e a Mugello, Urton che Park. vuoi, ma che allena? Allena. Non allena. Altalena. Non allena. Che allena? Che Altalena? Sei andato a Urton Park, te lamenti? Io sono venuto qua, ho fatto un paio di giri. Come faccio schifo? Sì. Tu sei allenato? No. Sei andato a Urton Park con il minimo 20? No. Dopo i salti di Urton Urton Park, Park non è Castelletto del sono andato a Branduzzo. Urton Park, sta me. Eccolo, vincitore della scorsa gara. Come va la mano? Bene. Male, molto male, No, che no, vabbè. benissimo. Potresti girare gentilmente più piano? No. Quanto hai fatto la torta? 1,20. Oddio, 1,20 mi sa che non gliela faccio. 1,21 può essere, però dai, sono lì No, dietro. no, sì. Sicuro la mano va bene? Sì, va benissimo. Ma è stato meglio. Mannaggia, la miseria, mannaggia. Stava a controllare che i serraggi erano fatti bene. Non mi stai mica a allentare i viti. Pezzo di merda. Mi stavi a Boghetta? No, sta a controllare. Mi stavi a Boghetta? Controllavo. Guarda che ho sentito il video, Che video? Ho sentito il video che mi fa fare sul passo su quella curva là perché mi sono sdraiato. Ah, l'hai visto? Col cavolo che mi ci passi. Esco la gamba. Me li fai per favore la curva Esco che la abbiamo gamba. fatto l'altra volta? No. Uguale identica. No. Ciò implicherebbe comunque che mi troverei davanti a te. in Ma va quella benissimo curva. trovate davanti, non è quello il fatto. Però questa volta la faccio. Tutta. Anche perché ospedale di Pavia non mi vede. Non mi è piaciuto. E si parte con prova 1 che ho praticamente cestinato, perché le sensazioni, il feeling che mi dà la moto la prima volta, il primo turno che entro in pista, sono sempre un po' falsate. Sicuramente capiterà anche a voi di entrare in pista al primo turno e dire Dio, sono impedito, come si guida? Perché devi riprendere un attimino il feeling con la moto e anche l'approccio alla pista, quindi magari vai a fare delle modifiche che essenzialmente sono sbagliate o non servono. Sempre meglio, ok, girare, prendere confidenza, cestinare il primo turno e cominciare a capire la moto dal secondo. Durante prova 2 le mie sensazioni sono state confermate. Quando tu prendi la MasterGP, che è sorteggiata a caso, la prendi anche con il setting del pilota che l'ha utilizzata, passatemi il termine, che l'ha utilizzata la volta precedente. E la mia aveva un mono settato abbastanza bene, come mi piace a me, bello duro, mentre invece la forcella era completamente morbida. Arrivavi a pacco e per farla girare dovevi inventarti non so cosa. Con i meccanici, che ringrazio tantissimo perché sono sempre pronti e disponibili, abbiamo trovato il giusto setting, abbiamo indurito di 3 giri il precarico, che è tanto, e abbiamo aumentato anche un pochino la compressione. Rientrato, ho fatto tutte le varie prove del caso e a quel punto la sentivo mia. Qualifica 1 cerco di dare il massimo, cerco di spingere, di stampare un buon tempo, ma faccio sempre qualche cavolatina, perché spingo, mi forzo e quindi arrivo leggermente lungo, oppure trovo un pochino di traffico durante il giro, riesco a fare un 1.23 e 7, il che mi garantisce la quarta posizione. Purtroppo però durante qualifica 2 Seveso riesce a stampare un 1.23 e 1, quindi ci soffia la quarta posizione e noi siamo retrocessi alla quinta. E niente,
Seveso ci ha rubato la quarta posizione, partiamo quinti, all'ultimo ci ha fregato. Però dai, io, Seveso e Magnano più o meno giriamo lì, abbiamo quel secondino che quando si sta in gara ce l'ho davanti, posso vedere dove staccano, posso vedere che traiettorie fanno. Tocca spingere, non ci sto, almeno la quarta posizione come l'altra volta la devo fare. Sono 6 giri, più uno di warm up per riscaldare le gomme con partenza lanciata. Non devo assolutamente fare lo stesso errore dell'altra volta, perché non mi fidavo tantissimo delle gomme, avevo paura che ancora non si erano riscaldate per bene. Ho preso troppo K rispetto al pilota che mi precedeva e quindi sono partito svantaggiato. Non dobbiamo fare questo errore e dobbiamo rimanere attaccati a Seveso. Bandiera verde, si parte, per fortuna il cervello non ci gioca brutti scherzi, ci fidiamo immediatamente della gomma. Cominciamo a spingere, cominciamo a recuperarlo. Questo è il punto del circuito dove guadagniamo tanto rispetto agli altri, perché grazie a Andrea e tutti i pazzi per la pista che ci ha detto esattamente come farla, dobbiamo soltanto pelare i freni un 20-30% per dare grip alla gomma anteriore. Traiettoria migliore, ci dobbiamo provare, siamo interni, proviamo a tirargli la staccata. Ok, la tenuta esterna, ci riproviamo. Noi siamo più veloci, utilizziamo sicuramente delle traiettorie migliori, ma questo è un circuito particolarmente complesso e devi scegliere bene dove attaccare per non fare danni e per non perdere tempo, perché è un attimo buttare la gara. Qui l'attacco c'è stava, ma è rischioso, è veramente rischioso. Aspettiamo. Anche questa volta noi usciamo meglio, ci dobbiamo provare esattamente come prima. Forziamo ancora di più la staccata. Qui se non frenavo se facevamo male, e infatti mi sono pure un po' arrabbiato, ma siamo in gara, entriamo nella mentalità gara. Non importa nulla, devi stare davanti. Errore di Seveso, dobbiamo approfittarne, apre il gas, Lorenzo, apre il gas, niente, Seveso riesce in un modo non si sa come a riaprire il gas, anche se la traiettoria era improbabilissima, e a rimettersi davanti. In fondo al rettilineo, azzardatissimo come sorpasso, ma ne abbiamo tanto di più, ce la dobbiamo fare. E invece Magnano che terzo fa un lungo, Seveso lo passa, Magnano rientra, io rimango dietro e è tutto al cesso, ho perso tempo, porca miseria. Fermi tutti. Allora, mi devo svegliare perché vado meglio, lo sento, ho un passo che è superiore, devo soltanto diventare un po' di più cattivo e fa sti sorpassi. Dai, svegliamoci.
Ancora errore di Seveso che è incredibile. Lui riesce comunque sia a mettere le ruote davanti. Incredibile. Proviamoci qui una manata di gas, stacchiamo dopo e ci mettiamo Magnano dietro. Ma secondo me Magnano dietro non ci vuole stare. Qui dobbiamo cercare di stare un pochino stretti, perché altrimenti Magnano qua ci prova, perché arriva forte e... Dove? Dove sta passando Magnano? Dove sta? Dove sta? Sta cucito al cordolo, deve per forza allargare, io apro il gas e davanti, per forza. No, lui è riuscito a fare quella traiettoria, a riaprire il gas. Incredibile, incredibile. Ci riproviamo. Bello! Bell'attacco di Magnano su Seveso all'esterno del cambio di direzione. Bello. Seveso sbaglia, va a largo. Io ne approfitto, è chiaro. Ora spingiamo un po' di più per questo tratto, perché dobbiamo creare gap tra me e Seveso e andiamo a riprendere Magnano, perché ce la possiamo fare. Qua usciamo più forti, apriamo prima il gas e quasi c'è stava un attacco. Ma vuoi vedere che al prossimo giro... Ultimo giro, dobbiamo attaccare su quel punto lì, lo sappiamo, andiamo più forti, proviamoci. Qui su sta curva che... Ma non so nemmeno io come mi è venuto, perché sta curva mi mette paura pure a me, per cui vabbè, è andata. Bro, entrata assurda, io mi sono visto questa fionda che entrava, ho fatto com'è possibile? Io ho lasciato spazio, quindi errore mio che ho lasciato spazio, ma Magnano ne ha saputo approfittare in un modo impeccabile, quasi applausi a Magnano, perché è entrato in quel modo. Ho detto no, vabbè, ormai è andata, però ho detto non ci scoraggiamo, ci sono ancora 3 curve, l'ultima è papabile per attaccare. Tutta a sinistra ci prendiamo la strada e nell'incrocio, nel cambio di direzione, appoggiamo la terza e vediamo come va. Il terrore. Gli sono passato con le ruote a tanto così dalla testa. Ho dato la prima pinzata, ho detto ok, qui vado per terra, lasciato e ridato la seconda pinzata. Ho detto ti prego non mi far cadere, perché tanto va a finire che gli vado addosso.
Per fortuna, un po' per gestione della situazione, siamo riusciti a chiuderla e poi... ci portiamo a casa questo terzo posto, una soddisfazione incredibile, 6 giri di bagarre. E poi la soddisfazione maggiore, vedere la gente che stava sui spalti, ha seguito la gara, che si è divertita, che ti aspetta con il sorriso per dirti grazie dello spettacolo. Questa è la cosa che mi ha fatto più emozionare, che mi ha fatto più piacere di questa giornata. Stavamo girando sul passo del 21,1 e avevamo quasi ripreso il secondo, ma non fa niente. Va benissimo così. Voglio fare un ringraziamento speciale ad Andrea, tutti i passi per la pista, che mi ha seguito, mi ha allenato e mi ha permesso di fare questi tempi e anche questo risultato. Adesso ci prepariamo alla prossima gara, che sarà il 4 agosto a Varano. Non ci abbiamo mai girato, non abbiamo tempo per girarci prima della gara, per cui sarà territorio inesplorato. Ma che mi ha combinato? Che è successo là davanti all'ultima curva? Si è chiuso l'anteriore. Chiuso l'anteriore. Perché? No. Perché me lo ritenere dietro? Sì. È troppo stretto. Chiudo la curva per non farlo passare. Cosa succede? Un po' troppo. Chiudo troppo, cioè. Un po' troppo. Te finito di vincere? No. Ma rotti i coglioni. Ma sono contento. Ho capito, ma io sto lì, faccio A me fatica. va bene così, ragazzi. Sono riuscito a fare 1,21 e 1 giro della vita, stavo lì e ho detto, questa ha fatto. In gara hai fatto 1,20. Sì, 20 e 21. Vabbè, bravo. 21, 21. Sei antipatico, mi hai rotto le palle. No, no. Vabbè, prossima gara a Parano Si vede. faccio schifo. Però vabbè.